Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video in italiano. Come al solito, questo video di grattini sarà diviso in due parti. La prima con il voice over Whispering misto soft spoken, mentre la seconda parte sarà no talking con solo i suoni dei grattini, quindi ce n'è per tutti i gusti. Sto registrando l'1 giugno e a lavoro abbiamo fatto ponte, quindi oggi sono a casa e ho in testa l'ennè che era da un po' che non facevo. Chi è sul canale da tanti anni sa che io sono appassionata di ennè per capelli e quando avevo più tempo, quando vivevo con i miei genitori, mi facevo spesso l'ennè e me lo tenevo sui capelli anche per 6 ore perché fa benissimo ai capelli. Infatti ce li avevo lunghi quasi fino al sedere e sto cercando di ritornare a quella lunghezza dopo che ho fatto l'insano gesto di tagliarli, cosa che non voglio fare mai più perché mi piace la lunghezza sopra le spalle, ma poi quando iniziano a crescere arrivo a quella lunghezza che proprio mi fa schifo e quindi vorrei da una parte ritagliarli, ma dall'altra sto resistendo per ritornare ai miei capelli lunghi che adoravo e ho tagliato perché non lo so, perché sono impazzita, perché secondo me l'errore è che non li avevo scalati, quindi avevo questi capelli lunghi che non mi incorniciavano bene il viso e quindi mi sentivo magari un po' morta, no? Quando mi guardavo allo specchio, quindi ho detto li taglio per dare un po' più di vivacità al viso. Infatti devo dire che era bello il taglio sopra le spalle, però o li tengo sempre così o li faccio crescere lunghi e niente, li rivoglio lunghi. Quindi tutto questo discorso per dire che mi impegnerò a trattare meglio i capelli come facevo una volta, e il segreto dei miei capelli lunghi era impacchi di ennè che facevo almeno una volta al mese o ogni 2 mesi. Adesso cercherò di farlo di nuovo, di mantenere questo ritmo, ma non so se ce la farò. Poi attualmente ho sui capelli un ennè che ho preso su Amazon, che è quello della Phytophilus, mi pare si chiami, che non è uno dei miei ennè preferiti, che di solito io compravo su Zen Store, che costano pochissimo, tipo 1 euro, 2 euro, solo che mi è venuto giovedì questo schizzo di riprendere a fare l'ennè in modo costante e avevo bisogno che mi arrivasse prima delle vacanze dove sapevo aver avuto tempo per farlo, quindi l'ho preso su Amazon così arrivava il giorno dopo e quindi ho su l'ennè freddo della Phytophilus, un nome del genere, che comunque avevo già provato ma non è uno dei miei preferiti. Preferisco il Tazarin o non mi ricordo come si chiama un altro, ma comunque li prendevo su Zen Store. Ci sono dei miei video vecchi in cui spiego come mi faccio l'ennè, ma in realtà poi su internet ci sono un sacco di spiegazioni. Io ho imparato a farmelo seguendo il gruppo Progetto Rapunzel Italia su Facebook,
ma comunque su internet ci sono un sacco di spiegazioni su come farsi l'ennè, e se avete i capelli rovinati o se volete farli crescere vi consiglio appunto l'ennè. L'unica cosa è che ve li colora e potete scegliere non per forza il colore rossiccio, ci sono anche gli ennè mischiati con altre erbe, quindi potete farli neri, marroni, però comunque informatevi bene, perché per esempio sui capelli decolorati non è consigliato fare l'ennè, quindi informatevi appunto bene. Quindi mi sono fatta tutto il mio pappone e me lo sono messo in testa più o meno alle 10, adesso sono le 11 e mi sa che me lo terrò su per 3-4 ore per tenere bene il colore, per far sì che vada a nutrire bene il capello, e poi me lo vado a sciacquare nella vasca da bagno che ho fatto apposta con un materiale che non si macchia, perché l'ennè macchia tantissimo, e quindi quando ho fatto la vasca da bagno per la casa nuova ho pagato un po' di più per avere appunto questo materiale antimacchia. E niente, questa era, non so perché ve l'ho detto, in realtà non volevo neanche parlarvene, però dato che c'è in testa sta cosa mi è venuto naturale dirvelo. Questo video volevo parlarvi del saggio di danza che ho fatto, che come sapete faccio danza del ventre, e ho fatto il saggio di fine anno e ha fatto molto ridere perché, oddio, ho appena visto un segno sui cassetti della camera dove sto registrando, che non capisco cos'è, cioè tipo un segno, una macchia su un cassetto, vabbè. E vi stavo dicendo che il saggio di danza è andato comunque tutto bene e ha fatto molto ridere perché mi sono venuti a vedere i miei genitori e mia nonna e mi sono sentita di nuovo una bambina di 8 anni quando facevo i saggi di danza, che ero piccola, solo che quest'anno hanno fatto uno spettacolo dedicato alla danza del ventre e quindi c'era poca gente rispetto al solito saggio finale dove ci sono anche le altre persone, le altre scuole di danza, quindi anche danza moderna, pole dance, hip hop, insomma ci sono tutte le varie classi di danza e quindi c'è tanta gente, mentre noi ci hanno tipo ghettizzato e ci hanno fatto uno spettacolo da sole in cui quindi c'era poca gente e ho cercato di invitare più gente possibile, e quindi sono venuti anche i miei genitori e mia nonna. Mio marito non è potuto venire perché veniva da Ferrara, uno dei suoi migliori amici che suona in una band metal bravissima che si chiama Winter Age, e hanno fatto un tour anche in Giappone e quel giorno suonavano alla festa di feudalesimo e libertà a Trezzo, e quindi lui è andato a sentire il suo amico e quindi ha invitato i miei genitori e mia nonna. È andato tutto bene, a parte che alla fine di una coreografia in cui noi avevamo il velo, a fine spettacolo dovevamo poi recuperare il velo e uscire, mentre io mi sono dimenticata il velo in fondo al palco e quindi sono tipo uscita dalle quinte correndo a prendere il velo e poi sono scappata fuori e mi sono sentita mega disagiata, ma a parte quello comunque mi sono divertita. Non so se lo farò ancora l'anno prossimo, perché adesso faccio questi 2 anni che ho fatto danza del ventre, l'ho fatta la sera dopo mangiato alle 9 ed è un po' stressante tornare a casa da lavoro, mangiare e proprio nel momento in cui sei spaparanzato sul divano che ti stai rilassando devi uscire di nuovo ed è pesante soprattutto d'inverno, quindi spero
9 uno torna a casa, si cambia, va a danza del ventre e poi torna a casa, mangia e si rilassa. E in realtà l'anno prossimo volevo anche fare Pilates 2 volte a settimana invece che una, perché vedo che mi fa proprio bene e ti fa fare anche un sacco di muscoli. Pilates, cioè è molto bello come disciplina, non so come chiamarla, quindi volevo fare ecco un'altra ora in più di Pilates l'anno prossimo, quindi adesso capirò come fare, se farò ancora danza del ventre. In realtà io vorrei anche rifare tiro con l'arco perché mi piaceva un sacco, ma ho 100.000 cose come al solito, voi lo sapete, che voglio fare anche per la convention di Hannibal ad ottobre. Vorrei creare un cosplay, vorrei fare delle fan art da distribuire, volevo fare una perché mi sono presa la piastra da DJ, volevo imparare a usarla per fare un DJ set a tema Hannibal, ma non ho tempo cioè, per esercitarmi, e il tempo libero che ho appunto lo utilizzo o per il canale o per vedere amici, parenti o per magari leggere fanfiction, andare a danza del ventre, andare a Pilates, insomma guardare le serie, quindi sono sempre occupata e do la priorità ad altre cose, e però sono contenta perché la piastra da DJ la sta utilizzando mio marito e quindi almeno non l'ho sprecato, ecco, questo acquisto, perché volevo quasi rivenderla dato che è nuova, ma lui adesso si sta prendendo bene ad utilizzarla, quindi ben venga. In questo momento sono più focalizzata alla convention di Hannibal di ottobre e quindi sto già facendo dei braccialettini da regalare agli altri Hannibals, e poi volevo fare delle piccole pergamene con delle recensioni di alcune fanfiction che mi piacciono e che non sono famose, e in realtà proprio adesso sto leggendo una fanfiction bellissima che sto facendo leggere anche a una mia collega e anche a lei piace un sacco, una fanfiction che si chiama Virtue and Vice e che è ambientata a Versailles nell'epoca dei moschettieri, quindi di Luigi XIII, Luigi XIV, e sì, adesso mi sto facendo tutta una cultura su Versailles e i moschettieri e quindi dove praticamente Will è D'Artagnan e il capitano dei moschettieri è Hannibal, e in realtà fa ridere perché Mads Mikkelsen ha interpretato Rochefort nel film del 2011 dei Tre Moschettieri e Hugh Dancy ha interpretato D'Artagnan nel film Young Blades del 2001. Però in questo caso il personaggio di Mads Mikkelsen fa il capitano dei moschettieri e non Rochefort. Comunque mi tratterrò dal raccontarvi la lore di questa fanfiction perché è lunga e parlerei per tipo 2 ore, ma è bellissima. Anyway, quindi volevo fare appunto delle pergamene in cui regalo delle recensioni delle fanfiction meno famose del fandom come questa, e poi volevo fare delle fan art da sempre regalare ai Fannibals, quindi vabbè, vedremo se riesco a fare tutto. E ieri sera sono andata, in realtà alle 5 sono andata al Brescia Comic Con e non ero mai andata, perché c'era il concerto di Giorgio Vanni, che per chi non lo sapesse è
la persona che il signore, non so come chiamarlo, l'artista, il cantante che canta tutte le sigle dei cartoni di quando noi, inteso noi come millennials, dei cartoni che c'erano quando noi eravamo piccoli. Mi è partita la lavatrice, credo, non so se a me o a quelli di sopra. Spero non vi disturbi troppo. Quindi sono andata al concerto di Giorgio Vanni e ero già stata a vari suoi concerti, e dato che questo Comic Con era comunque solo a un'oretta da Milano, siamo andati, mi sono stradivertita, ho cantato come una matta e niente, non so se voi conoscete Giorgio Vanni, ma allora in realtà, come sapete, io non sono, mi piace tantissimo Dragon Ball, ma fino a Dragon Ball Z non sono una fan di Dragon Ball GT, però devo dire che quando parte la sigla di Dragon Ball GT è una delle sigle che mi gasa di più. E però sono contentissima perché non le fa sempre, o almeno le ultime volte che sono andata non le aveva fatte. Ha fatto la sigla di Maledetti Scarafaggi e Keroro, che io adoro, però che non fa mai e che a me piace molto è la sigla dei Gormiti. L'anime mi faceva schifo, ma la sigla per me è bellissima. Quindi ha fatto, diciamo, uno spettacolo di un'ora e mi è piaciuto tanto, mi sono divertita. E c'era anche una ragazza che aveva la spilla di Will Graham, ma non l'ho fermata, volevo tipo dirle ciao, anche a me piace Will Graham, però poi ho detto no, non essere cringe. E niente, e in generale il Comic Con era al castello di Brescia, che è bellissimo, non ero mai stata, quindi se vi capita anche come gita fuori porta e di andare a Brescia, insomma è molto molto bello il castello, e l'anno prossimo non escludo di andare, ritornare a questo Comic Con e magari fare un cosplay di qualcosa. E con queste promesse, che spero di mantenere, io vi saluto e vi lascio alla seconda parte del video. Grazie per essere stati qua e alla prossima, ciao!